Ciao a tutti! Come va? Oggi continuiamo a parlare di verbi in italiano. Se siete qui è perché avete visto il nostro video su come formare l'imperfetto indicativo, avete imparato a formarlo, ma poi vi siete chiesti: che me ne faccio? Quando lo uso? Benissimo, con questo video cerchiamo di rispondere proprio a questa domanda. Quando usare l'imperfetto indicativo? Vi do subito delle dritte. Allora, dovete sapere che utilizziamo l'imperfetto indicativo per esprimere delle abitudini del passato, quindi qualcosa che facevate di solito nel passato e che ora non fate più. Per esempio, da bambino faceva spesso arrabbiare i suoi genitori. Quindi, come vedete, un'abitudine che il soggetto svolgeva quando era un bambino. L'anno scorso tutti usavano i pantaloni a sigaretta. Un'abitudine, una tendenza del passato, dell'anno scorso. Ancora, utilizziamo l'imperfetto indicativo per descrivere qualcosa o qualcuno sempre nel passato. Per esempio, la casa era molto grande e disponeva di 4 bagni. La ragazza aveva i capelli neri e gli occhi scuri e indossava una salopette di jeans. Nella stanza c'erano molti quadri e mobili antichi. Molto facile, non è vero? Proseguiamo. Utilizziamo l'imperfetto indicativo per esprimere contemporaneità nel passato, quindi per esprimere due azioni, chiaramente sempre passate, svolte nello stesso momento, quindi contemporanee. Per esempio, quando era piccolo mangiava spesso le caramelle. C'è la contemporaneità tra il suo essere piccolo e il suo mangiare le caramelle. Oppure, mentre tu parlavi, io scrivevo una lettera. Qui è ancora più evidente. E, ultima, ma non per questo meno importante, l'imperfetto indicativo è utilizzato per esprimere azioni in svolgimento nel passato, ma interrotte da altre azioni, tendenzialmente al passato prossimo. Quindi, di solito cosa succede? Nella frase troviamo il verbo all'imperfetto per le azioni in svolgimento nel passato che poi vengono interrotte da un'altra azione, di solito espressa dal passato prossimo. Mentre ero al telefono con te, Mario mi ha mandato un messaggio, quindi azione in corso di svolgimento ma poi interrotta da un'altra. Nuotava in piscina quando ha sentito sua moglie chiamare il suo nome. Stessa cosa, lui stava nuotando, ha sentito sua moglie chiamare il suo nome, quindi questa azione è stata interrotta. Mentre andavo all'università ho incontrato Luca. Ancora una volta un'azione, questa, interrotta da un'altra. Bene, quindi adesso saprete rispondere a questa domanda. Come eravate da piccoli? Cioè, sapete fare una descrizione fisica di quando eravate dei bambini? E ancora, cosa facevate più spesso? Quali erano le vostre abitudini? Dopo aver risposto a queste domande, vi aspettiamo con la nostra prossima lezione e il nostro prossimo video sul passato prossimo. Allora,
Per oggi la nostra lezione finisce qui. Però, se volete la spiegazione scritta e tutti gli esercizi su questo argomento, andate sul nostro sito www.lerniamo.com. Troverete il link diretto nella descrizione. Inoltre, per qualsiasi dubbio o richieste per nuovi video, mandateci una mail a info@lerniamo.com. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Inoltre, continuate a seguirci anche su Facebook, Instagram e Twitter per tante novità. And guys, if you think your Italian isn't so good, you can even send us an email or a message in English and Spanish or German or French. We will answer in no time. Cosa aspettate? Ciao!